Quindi sempre per seguire un percorso cronologico, Sì. tutto questo avviene sempre nel periodo in cui Michele Sindona si trova in Casalongo? Sì, sempre nel periodo che avviene questo, sì, sempre nel periodo di Casalongo. Sempre nel periodo di Casalongo. Sì, perché poi a un certo punto... Lei ha detto poi arriva Giovanni Gambino e lui si trasferisce, cioè sparisce, mi pare che abbia usato questo... Sì, praticamente io non l'ho visto più. Cioè lei non lo ha visto più? No, non l'ho visto più, però a un certo punto mi si dice, Giacomo Vitale mi si dice, verso fine di settembre, mi dice guarda che di quella cosa non se ne fa più niente, perché dice, questo te l'avevo detto, questo si venne a fare i fatti suoi. Comunque, questo glielo dice quando? Verso intorno alla fine di settembre. Intorno alla fine di settembre. Quando... Quindi c'è questa attività, diciamo, più intensa che si esaurisce entro la prima decade di settembre ad occhio e croce, sì, giusto? Sì. Poi arriva Giovanni Gambino. Sparisce Sindona. Sparisce Sindona, cioè lei proprio materialmente non lo ha più visto? No, non l'ho più fino visto. a quando Sindona non si è allontanato. Esatto. E lei come ha notizia di questo allontanamento? Perché mi si dice che dovevo io accompagnare Sindona. Si dice, se passa dall'impersonato Giacomino Vitale mi dice che... Giacomo Vitale sì, mi dice che dovevo accompagnare io in macchina sempre il Sindona a Vienna. Dopo si cambia, il progetto di questa accompagnata in macchina viene messo da parte. A un certo punto mi si dice devi fare 2 biglietti. Chi glielo dice? Giacomo Vitale. Per te e me per Vienna. Io effettivamente feci questi biglietti, l'ho fatto in un'agenzia di viaggi che si chiama Ventana e che allora si trovava in una traversa della via Libertà. Traversa direzione Politeama o direzione Stato? Direzione Politeama a destra, e praticamente era tra le Croci e il Politeama. Sì. E praticamente lo so bene perché poi è rimasto un incubo questa cosa, perché avendo emesso questi biglietti... Ah, lei addirittura fece i biglietti? Sì, li ho comprati. Ricorda come li pagò? In contanti. E praticamente avevo la paura che un giorno o l'altro si scoprisse che c'era questa situazione per Vienna, questo viaggio prenotato per Vienna da me e da Giacomino Vitale. Ricorda questo viaggio per Vienna come doveva svolgersi? In aereo. Sì, ma lungo quale tratta? Palermo-Roma, Roma-Vienna. Palermo-Roma, Roma-Vienna. E questo le viene detto da Giacomo Vitale quando? Fine settembre. E perché non partite più? Perché non partiamo più? Perché una mattina stavo leggendo il giornale a letto, mia moglie mi portò il caffè, mi cadde il caffè sul giornale quando appresi dal giornale che era stato catturato il fratello di Spatola, che aveva portato la famosa busta, la famosa lettera all'avvocato, non so come si chiama, l'avvocato di Sindona, non mi ricordo come si chiama. Scusi, Spatola... Spatola era il fratello, non lo so come si chiama, però era il fratello di Spatola Rosario, Sarino Spatola, che io conoscevo benissimo e che poi ho avuto occasione di parlare di questa questione Sindona all'interno della Cassa di Risparmio, poi se volete ve lo dico. Sì, ora ne parliamo un attimo dopo. Quindi lei apprende dal giornale che c'è stata questa cattura e perché si preoccupa? Lei che sapeva chiaramente di un coinvolgimento di Spatola nella vicenda Sindona? Sì, praticamente lo avevo, cioè me l'aveva detto Giacomino che praticamente Giacomino è sempre Vitale. Vitale, sì. Il Sindona era ormai gestito da Totuccio Enzerillo, dai Gambino e da Sarino Spatola.
Ah, quindi lei sapeva che Rosario Spato la gestiva, cioè aveva... Ospitava, stava con, insomma, era a disposizione di Michele Sindona. Quindi aveva preso praticamente il suo posto. Devo dire che io praticamente l'ho appreso con molta contentezza, perché questo fatto mi pesava. Quale fatto? Il fatto di dover fare tutte queste cose a Sindona, di accompagnarlo, cose così. Sì, lo ha già detto, era per capire bene le sue parole. Sì. Ed allora lei apprende questo dal giornale e dopo averlo appreso dal giornale e avere fatto cadere il caffè sul giornale stesso, che cosa fa? Mi preoccupo moltissimo e cerco di capitare Giacomino Vitale. Giacomino Vitale, si era in altri tempi chiaramente, mi telefona, mi si annulla immediatamente quella cosa. Ma come l'annullavo? Che ci andavo, non voglio più i biglietti. Insomma, comunque pensai che l'unica cosa da fare era di lasciare le cose a lettera morta e lasciare le cose come erano. Naturalmente i biglietti li ho distrutti, non so se quasi subito oppure dopo qualche tempo. Naturalmente, pensando di essere coinvolto in questa cosa, addirittura cambiai casa, cioè me ne andai. Sono stato per 5-6 mesi lontano da casa mia, cercando, perché mi aspettavo da un minuto all'altro di essere arrestato, perché in quel momento dove abitava? Io abitavo in via Croce Rossa 81. Quindi sempre l'indirizzo di cui ha parlato ieri. Credeva di essere arrestato perché? E perché praticamente poi ci sono state una serie di arresti. È stato arrestato Ciccio Foderà, è stato arrestato lo stesso Barresi. Io ero molto preoccupato perché il Sindona aveva cominciato a parlare, cosa che io avevo previsto, e chiaramente pensavo che coinvolgesse pure me, ma non so, per fortuna mia non sono stato coinvolto. Sindona era stato arrestato? Sì, dopo fu arrestato. In America? In America, sì. Senta, e a proposito di Sindona arrestati in America, sì. Vi è stato qualche momento in cui lei ha temuto maggiormente di poter essere scoperto per questa sua compresenza con Sindona a Palermo? Cioè attraverso quello che lei ha vissuto, attraverso quello che lei ha saputo? Devo dire che praticamente Rosario Spatola mi preannunziò che lui diceva che era messinese, in effetti il Michele Sindona era messinese, era originario di Patti, della provincia di Messina. Il Rosario Spatola mi disse, io pensavo che questo signore faceva questa fine, perché praticamente dice ora chi ne consuma a tutti. Cioè? Ci rovina a tutti, perché ci rovinava a me, a lui, che eravamo stati tutti complici di questa venuta del Sindona in Sicilia. In quel momento ero ancora più preoccupato, stante anche il fatto che io, per le ragioni che ho detto, mi ero allontanato poi nell'80 dallo Stefano Bontade, per cui praticamente non avevo notizie più di prima mano, essendo anche il fatto che mi ero trasferito nel mentre a Catania, completamente a Catania, perché ero preoccupato anche per la mia vita. Senta, ritornando un attimo a questo periodo, sì. Quindi periodo di presenza di Sindona a Palermo, Sì. e con riferimento sempre al progetto di colpo di Stato, al progetto separatista. Sì.
Lei successivamente ha modo di commentare con qualcuno, cioè con Stefano Bontate, con Giacomo Vitale o con altri vostri amici e conoscenti, il perché il progetto separatista viene abbandonato? Sì, con Stefano mi disse che il progetto separatista viene abbandonato perché non si realizza più il compromesso storico. Praticamente gli americani non avevano più interesse a sponsorizzare questo colpo di Stato, per cui non avevano lasciato proprio, avevano ne posato. Cioè avevano posato sia tutta la situazione inerente lo svolgimento del colpo di Stato. E poi sempre c'era il solito Giacomino che diceva ma quale colpo di Stato? Chi sa che viene a fare? Cioè, ma quale colpo di Stato? Sa che cosa è venuto a fare? Sa quali erano le vere motivazioni? Secondo me, secondo lui, cioè è venuto per ricattare Andreotti, questo mi disse. In questo periodo lei conosce o sente parlare di tale Francesco Cosentino? Sì, di Francesco Cosentino ne sento parlare perché non so, mi ricordo se era in questo periodo o meno, ma mi pare in un periodo o antecedente la venuta di Sindona o dopo, non mi ricordo bene. Francesco Cosentino era amico di Stefano Bontate ed era amico di personaggi romani, perché Francesco Cosentino, una volta siamo andati a cercarlo con Stefano Bontate e l'abbiamo incontrato in una villa che aveva nei pressi di Roma, non mi ricordo esattamente dove era, perché Stefano Bontate gli andò a raccomandare una persona per questioni di scaccio. Mi spiego subito. Lo scaccio era quando si portavano gli agrumi al macero e venivano schiacciati. E lui voleva che era una cosa, ci voleva un'autorizzazione o dell'AIM o della comunità europea, penso dell'AIM, per cui lui doveva raccomandare questa cosa. Una volta ci siamo andati, se non mi ricordo, me lo ricordo molto sfocato, solo per questo. Senta, ma Cosentino chi è? Chi era? Cosentino era un altissimo funzionario, mi pare che addirittura arrivò poi ad essere segretario della Camera, segretario generale della Camera, e non so se poi magari ebbe qualche altro incarico, ma mi pare che allora, non so se fosse segretario della Camera, ma mi pare che lo era. Senta, di dove era originario? È originario di Palermo. E a Palermo veniva? Sì, alle volte veniva. Veniva in certe occasioni e frequentava salotti palermitani, circoli e cose di questo genere. E comunque, a parte quelle che ha detto, ha avuto per sua conoscenza diretta altre frequentazioni mafiose? Io penso che era... Penso che cosa significa? Il Cosentino mi disse il Bontate che era anche amico del signor Mario, alias di Pippo Calò. Ho capito. Senta, un'ultima domanda sul Cosentino. Sa per caso se fosse massone? Ecco, questa volta devo usare il penso, perché non ne sono certo. Non ne sono certo. A proposito di massoneria, l'ha accennato diverse volte e l'ho sempre interrotta, perché lei lasciò la massoneria?
è un momento difficile. Mi viene molto difficile a dirlo perché è una cosa che non gradisco molto. Comunque, cercherò di... Ma guardi, si tratta di fatti privati? Sì. Ma nei limiti quindi del rispetto della privacy, se ecco, riesce praticamente a dirci le stesse cose sono omettendo il superfluo. Sono stato accusato di aver insidiato una signora moglie di un fratello massone. Le regole della massoneria sono affini a quelle della mafia. Quando uno insidia una donna di un altro adepto, viene messo subito o fuori famiglia o espulso dalla massoneria. Io non sono stato espulso, ma sono stato costretto a mettermi in sonno e praticamente, peraltro io non avevo assolutamente insidiato la signora, questa volta fu ingiustamente. E praticamente poi, a seguito di questa cosa, anche il bontade Stefano mi chiamò e mi rimproverò aspramente, perché l'incarico di cooptare questo signore nella massoneria, che peraltro era un capitano medico, colonnello medico della polizia, praticamente mi era stato dato dallo stesso bontade. Mi ha detto: cerca di metterlo vicino perché così lo possiamo usare. In effetti non usai mai questo signore, perché devo dire che il colonnello era una gentile persona, una persona eccezionale. Mi dispiace quello che è accaduto ancora oggi. Per questo sono stato costretto a uscire dalla massoneria. Quando? Fine, diciamo esattamente c'è una data precisa, perché me lo ricordo, perché fu un fatto per me scioccante. Fu intorno ai primi di settembre dell'80. Io ritornavo, avevo disputato la 24 ore del Mugello, arrivando 11° assoluto con una Opel Ascona 2000. Quando ritornai, io telefonai al marito di questa signora, chiamandolo affettuosamente Totò, come io lo chiamavo. Lui mi disse che non dovevo più parlare con lui, perché sapevo io il perché, e di parlare con chi sapevo io. Io capii subito che c'era qualcosa che non andava. Infatti neanche il tempo di arrivare, subito fui convocato sia da Michele Barresi che da Stefano Bontade. Prima da Stefano Bontade, addirittura no, prima da Michele Barresi e da Stefano Bontade, che Michele tra il serio e il faceto, perché così per una certa nomea che avevo io mi diceva che ero sicuro che avevo insediato questa signora. Io non era così, ero molto arrabbiato, perché questa signora ha fatto questo escamotage per fare ingelosire il marito, solo per questo. E successivamente fui chiamato da Stefano Bontade, che con altra aria e anche con l'appoggio di Mimmo Teresi mi disse che era meglio che per un certo periodo di tempo non ci vedevamo più. Chiaramente capii che questo era preparativo anche a una mia eliminazione fisica, per cui armi e bagagli me ne andai a Catania, dove mi misi sotto la protezione di Nitto Santapaola, ancora gliene sono obbligato, e feci anche un altro passo. Misi al corrente di tutto Giovanni Brusca, la questione del golpe, la questione della... Prima effettivamente Giovanni Brusca mi prese con una certa beneficio, pensava che quello che le dicevo io insomma, era un po' esagerato, le cose. Poi quando vide che ci scoppiò il fatto, che vide che c'era sul giornale, scoppiò il fatto di Sindona, tutte queste situazioni, naturalmente disse che ne aveva parlato subito col padre. Quando io feci le mie dimostranze per il fatto che
c'era il pericolo di essere assassinato, Bernardo Brusca mi mandò a dire con Giovanni Brusca che a me mi aveva piaciuto restare con i palermitani, cioè a me mi piaceva stare con i palermitani, cioè non stare con le persone che erano vicine per questioni di campanile, con le persone di San Giuseppe Jato. A me, e ora pigliati chisto, cioè ora prenditi questo. Comunque mi disse di stare tranquillo perché non mi sarebbe successo niente. Ancora di più mi spaventai. Ancora mi sono spaventato di più perché pensavo che anche loro potessero farmi del male. L'unica cosa che ho fatto, mi ritirai a Catania dove stiedi fino quasi all'84. Catania intende Sigonella, Sigonella, sì. Ma Sigonella non le era stata suggerita come investimento? Da Bontade. Sì. Però chiaramente tutto il fatto che era accaduto annullò ogni situazione, ogni cosa, perché praticamente dopo questo fatto io sono stato, non ho parlato più con Bontade, l'ho visto solamente a Mazzara del Vallo, no, a Campobello di Mazzara, dove lui aveva una proprietà. Entrai in una trattoria e lo vidi insolitamente solo. Lui mi chiamò, dice: ma che sei ancora seccato? Non mi disse proprio così. Disse: certamente che sono ancora seccato. Tu hai creduto mi espresse con un'espressione un po' pesante nei confronti della signora, non hai creduto a me. Mi disse di sedermi con lui, mi cominciò a dire, dice: io sono stato rovinato, cominciò a parlare male di Mimmo Teresi, di Giacomino, perché lui diceva che questo fatto che Sindona era venuto in Sicilia, tutta questa situazione, gli aveva creato una serie di guai. Con chi gli aveva creato una serie di guai? E con gli altri esponenti mafiosi. Lui non sapeva che io avevo messo al corrente tramite Giovanni Brusca gli altri esponenti mafiosi. Devo dire che mi sono stato anche poi interrogato su questa cosa, cioè interrogato da Giovanni Brusca, che mi dice: ora me la contare giusta per filo per segno, perché io ne devo riferire a chi di competenza. Sì. E glielo raccontò? Certamente. Giovanni Brusca fece qualche commento? Giovanni Brusca fece qualche commento in esito al suo racconto? No, praticamente ha detto che l'avrebbe raccontato a chi di competenza. E basta. Ultima domanda su Sindona. Ha saputo nulla del tentativo del ferimento che Sindona subì durante la sua permanenza a Palermo? No, non ho saputo nulla, però ho saputo i commenti che dissero che era una cacchiata, perché ferirlo con una pistola 6,35, cioè era una pistola di piccolissimo calibro. Dice: ma Cueca pensa che i Brigati Rossi ci spararono con la 6,35? Ma chi è che va a pensare che le Brigate Rosse o i terroristi gli vanno a sparare con una pistola di così piccolo calibro? E questo è un commento che lei apprende mentre Sindona è ancora a Palermo? Sì. E a proposito di Sindona a Palermo, ha saputo come Sindona si allontanò da Palermo? Mai. Non l'ho mai saputo, ma penso che si allontanò insieme con Ciccio Foderà. Scusi, il che penso poi significa che è una sua ipotesi? Oppure... No, si allontanò con Ciccio Foderà. Si è allontanato con Ciccio Foderà perché Ciccio Foderà ci aspettava a Vienna e poi è stato accertato che Ciccio Foderà era a Vienna. Io dovevo raggiungerlo, era un mercoledì. Me lo ricordo come ora, dovevo prendere questo aereo di mercoledì e dovevamo andare a Vienna. Poi successo quel fatto, Giacomino annullò tutto e così finì la cosa.